Allora, questo è un breve video dimostrativo del funzionamento del programmatore Top 853 di fattura cinese. Con questo video provo a riversare il contenuto di un file .exe esadecimale, in una memoria Dallas DS1245 e così facendo vediamo anche un po' come utilizzare il programma per poter scrivere e leggere le memorie. La prima cosa da fare è installare il programmatore, il software del programmatore, il TopWin 6, e assincerarsi che i driver siano correttamente installati. L'installazione deve essere fatta con i privilegi di amministratore. Una volta che è tutto installato per bene, colleghiamo il programmatore via USB al PC e lanciamo il programmino TopWin 6. Eccolo qui. La prima cosa che consiglio di fare è un check del programmatore tramite il menu Tools Back Check Programmer. In questo dialog box qui sotto vengono mostrati i test effettuati e l'esito, ed è tutto ok. Fatto questo, si va a selezionare il chip da dover scrivere tramite questo menu con struttura ad albero. Se non si vuole utilizzare una ricerca manuale per tipologia di memoria, è possibile utilizzare il search box. Io conosco già il nome del chip, quindi è una DS1245Y, e si preme poi il tasto search. Eccola qua, viene intercettata la Dallas 1245Y, si preme ok. Ecco, qui sotto compare il chip selezionato. Fatto questo, è possibile inserire il chip dentro il programmatore. La parte alta, gli ultimi piedini vanno nella parte alta, quindi sempre così. E poi viene serrato. Una volta fatto questo, si ritorna al programmatorino. Ecco qua. E è possibile, ecco qua abbiamo una schermata che dovrebbe dirci se i pin sono effettivamente correttamente connessi, però io ho l'impressione che in realtà serva ben poco. Qui c'è la configurazione con lo spazio di memoria da scrivere, eccetera. Questa parte centrale del programma si chiama buffer. Ecco, noi dobbiamo programmare questo chip con un file. La prima cosa, quindi il primo passo che dobbiamo effettuare è caricare nel programma il contenuto del file. Lo facciamo attraverso quest'icona load file to buffer. Ecco qua. Questo è un file formato exe. Qui lasciamo tutti i campi di default, quindi premiamo ok. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo sostanzialmente caricato in questo buffer del programma TopWin il contenuto di questo file in esadecimale. Eccolo qui, lo possiamo vedere scorrendolo. Fatto questo, adesso dobbiamo riversarlo, quindi il secondo step è riversare questo contenuto del buffer nella memoria. Per farlo, una volta che abbiamo selezionato appunto il chip ed è pronto nel programmatore, come abbiamo potuto vedere prima, non dobbiamo fare altro che schiacciare il pulsante Go, questo con la fiamma, e osservare il dialog box sotto. Altra cosa importante prima che lanci il comando, qual è? Ricordarsi il checksum. Quando noi abbiamo caricato il file esadecimale nel buffer, il checksum effettuato, che è un controllo appunto di una verifica del contenuto del contenuto esadecimale del file, è C47A. Dovremo avere lo stesso checksum, lo stesso sum, anche nella memoria quando andremo a leggere la memoria. Comunque, tornando a noi, effettuiamo la bruciatura del chip, quindi premendo Go. Ecco, Start Go, Complete the work expand 4.2 seconds.
significa che il lavoro è stato completato e ha impiegato circa 4.2 secondi. In questa operazione, oltre alla scrittura, c'è integrata anche e flaggata anche la verifica, ma noi vogliamo verificare che effettivamente sia così. Quindi cosa si fa? Si schiaccia questo tasto qua, che è il tasto di verifica appunto, compare chip with file buffer, cioè compare il contenuto che è stato immesso dentro al chip con il file buffer, quindi questo che abbiamo caricato dal file. E leggiamo nel dialog box che la verifica è completa e quindi è tutto ok. Questa operazione può essere necessario effettuarla più volte, non è detto che in sostanza tutto vada bene così come lo è andato ora. Per esempio io in alcuni casi ho dovuto programmare diverse volte per poter ottenere una verifica ok e per poter avere la certezza che il checksum della memoria scritta sia identico a quello del file. Per sincerarsi ulteriormente è possibile andare a leggere il contenuto della memoria. Ecco, tramite quest'icona qui, noi cosa facciamo? Il programma legge il contenuto della memoria e lo carica dentro questo buffer qui. Ecco qua. Come possiamo notare, adesso il contenuto della memoria è stato caricato nel buffer, il checksum è lo stesso, C47A, è lo stesso del file. Se infatti adesso carichiamo il file, dovremo ottenere sempre il C47A, e infatti, ecco qua, adesso effettuiamo l'operazione, l'altro tipo di operazione, cioè il caricamento del file nel buffer, e il checksum è sempre C47A. Ed in effetti ce ne siamo resi conto anche prima, quando abbiamo effettuato appunto l'operazione di verifica tramite questo tasto che ci dice che la verifica è ok. Viceversa, se per esempio noi vogliamo scrivere il contenuto che abbiamo caricato in un buffer proveniente magari da un file o dalla memoria, da questo chip di memoria, dentro un file, dentro un altro file, dobbiamo schiacciare il pulsante Save Buffer to a File e scegliere poi il tipo di formato, se lo vogliamo in .bin, in .exe o in .ged. Io in genere prediligo il .exe, formato riconosciuto anche dalle piattaforme Intel. E questo è tutto.